Dal 2018 abbiamo deciso di trasformare la nostra vita in un viaggio. Sì, lo so, siamo nel 2025 e la sto prendendo un po' alla larga, ma prometto che in poco tempo arrivo al punto. Da allora, ormai sono quasi 8 anni, abbiamo visitato diversi paesi, attraversato culture e cercato di fare tesoro di incontri ed esperienze. Ogni capitolo di questo viaggio abbiamo deciso di scriverlo in un modo diverso, indossando uno zaino e senza barriere, in autostop, con una moto, in tenda, con una macchina trasformata in casa o un minuscolo minivan. Ogni volta è stata una sfida diversa, con i suoi pro e i suoi contro. Il viaggio in Colombia non fa eccezione. Per questa tappa sudamericana abbiamo deciso di rimetterci gli zaini e spostarci con i mezzi pubblici e qualche passaggio in autostop. Nelle prime settimane qui non ci sono stati grandi intoppi, stavolta però la situazione si ribalta e ci troviamo a vivere non una ma 2 situazioni al limite del delirio. Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video da Mon Poche. Allora ragazzi, è stata una nottata disagiatissima. La faccia di Paolo già dice tutto, direi. Non parla, è fermo così in questo stato con le dita alzate. Ma della nottata direi che ne parliamo dopo. Adesso andiamo a fare colazione, ci serve un bel caffè stamattina, che poi sarà la seconda, la terza colazione, non capiamo più niente oggi. Mon Poche è questo piccolo paesino che si trova sulle rive del fiume Magdalena. Siamo a metà tra Medellin, Bogotà e Cartagena. In questa zona, che se la guardi sulla mappa si vede proprio che c'è questo fiume in mezzo e ci sono anche tutta una serie di paludi attorno. Sono le 6:30, il paesino si sta svegliando adesso. Mi sa che qua si vive molto la mattina e la sera, perché siamo in una delle zone più calde di tutta la Colombia e questo paesino sembra proprio uscito da un romanzo, ma non un romanzo qualunque, uno ben specifico, ma anche di questo ne parliamo dopo. Intanto noi continuiamo la nostra strada verso la colazione. Buon dia! Siamo entrati nella prima panaderia che abbiamo trovato e ci siamo presi queste 2 bontà, una con gli spinaci, con le erbette, l'altra con il formaggio. Stamattina sono ancora calde. Bellissima la faccia di Paolo sconvolto. Facciamo un assaggino? Vai, vedi che subito col cibo però vedo che ti riprendi, Dai. L'assaggino proprio. Com'è? Sembra buono, bello morbido, brioccioso questo panino. Bello, sì, è vero, brioccioso. Sa un po' di pan brioche siculo. Circa. Ah, guarda. Tempo della colazione, se ne sono andate le nuvole, è uscito il sole e noi adesso stiamo andando al posto dove dormiremo, quello che abbiamo prenotato, per lasciare gli zaini, perché sono ancora le 8 di mattina, quindi è difficile che ci facciano fare il check-in adesso, anche se sarebbe stato molto bello. Paesino gioiellino questo, ci sono le signore che vendono frutta e verdura al lato della strada con questi carrettini super colorati. Adesso dovremmo essere quasi arrivati. Zaini lasciati, missione compiuta. Purtroppo la stanza non è ancora libera, quindi adesso ci dondoliamo un attimo qua, ci riprendiamo, ci siamo lavati la faccia e poi usciamo a fare un giro. In questo paesino per la prima volta abbiamo visto questi tuk-tuk che sono completamente diversi rispetto a quelli che abbiamo visto in giro per la Colombia, proprio con la moto questi, cioè non è il classico viaggio. Attenzione che qua un botto di moto. Oddio, di giorno è completamente diversa questa zona, ragazzi. Noi qua abbiamo, diciamo, dormito di fronte alla polizia proprio. Ecco cos'è successo effettivamente ieri notte. Siamo fuori dalla stazione di Cartagena e stiamo aspettando l'autobus delle 9:30 perché stanotte si parte, nottata che passeremo in autobus e andremo in un luogo poco esplorato, fuori dalle rotte. Le rotte, sì, si chiama Mon Poche, si trova su un fiume, sono 5, 6, 7, 8, non si sa quante ore di viaggio. Come al solito, quindi stiamo aspettando, abbiamo qualche ora qui, adesso andiamo a farci un giro qua fuori perché c'è una zona con un sacco di cibo interessante. Ci eravamo lasciati a Cartagena de Indias, la regina dei Caraibi.
Dopo aver esplorato la città nelle sue zone più colorate e in quelle più grigie, abbiamo deciso di spostarci verso una nuova destinazione. Il caldo e l'umidità del clima sulla costa, ma anche la voglia di vedere una Colombia diversa, sono stati la spinta per dirigerci verso l'entroterra. Ci prendiamo 2 repitas al banchetto della signora. Molto fresca, appena fatta la signora, c'è anche qua la salsa tartara. Devi staccare un pezzo prima, devi mettergliela dentro. Sono molto buone queste polentine fritte appena fatte. Mamma che buone. Sta facendo belle fresche anche la papa rellena. Raga, queste sono fresche. Per viaggiare abbiamo deciso di infilarci su un altro bell'autobus notturno congelato. Siamo sul bus, comincia la vestizione e ci sono 70 gradi sotto zero. Esatto. Viaggiare di notte in Colombia per noi sta diventando una costante. I prezzi degli autobus sono alti rispetto ad altre zone del mondo e viaggiare di notte ci permette di ammortizzare i costi perché non dobbiamo pagare una stanza. Ma a parte la sensazione di viaggiare in un igloo, gli autobus sono generalmente comodi e affidabili. Stavolta però questo autista ci ha fatto un brutto scherzo. L'autobus notturno doveva arrivare alle 4 e mezza e invece è arrivato un pochino prima, alle 2 di notte. Un po' presto effettivamente per andare a cercare un posto dove dormire, per trovare, non so, un bar aperto. È tutto chiuso. Questo paesino è deserto e allora abbiamo cercato la polizia e abbiamo detto comunque qua stiamo più tranquilli e passiamo queste ore che mancano all'alba. Ogni tanto succede, gli abbiamo chiesto ma come va? Tutti ci avevano detto che si era alle 4, si era alle 5. Sì. Amico, l'autista, ma poi non c'è neanche la stazione degli autobus qua, che si dice c'è la stazione degli autobus, stai lì a aspettare, ci ha lasciato in mezzo alla strada. Siamo noi, cani randagi, poliziotti, che comunque sono esattamente come noi, seduti fuori qui. Sì, perché certo non abbiamo neanche un posto dove farvi sedere, se no vi avremmo potuto sedere dentro, potete sedervi lì di fronte dove c'è la casa. Niente, questa è la situazione adesso. Io sentivo che quest'autista andava come un pazzo, che tirava tantissimo. Sapevo io lo sapevo, me lo sentivo, infatti ho guardato alle 2 meno qualcosa, anche là siamo arrivati. Persino Google diceva quasi 6 ore, ce ne avesse 4. Sì, no, non era ancora successo che fossimo in anticipo di 2 ore poi. Niente, di solito le cose vanno invece per le lunghe. Siamo anche partiti in ritardo tra l'altro rispetto all'orario di partenza. E niente, attendiamo. Per fortuna c'è sempre una Virgen che veglia su di noi. Sono passate un paio d'ore, è ancora buio pesto, sono le 4 adesso. C'è da dire che non siamo neanche da soli, c'è un signore che dorme là in fondo. Lui dorme veramente proprio che sta russando fortissimo. I galli hanno cominciato a gallare. Ogni tanto qualcuno passa con un banchetto. Però ancora tutto molto tranquillo. Angela riesce a dormire, ma io no. Ore 5. Inizia a passare un po' di gente. Tutti quelli che passano ci salutano, ci danno il buongiorno, carinissimi. Noi siamo in questo stato adesso, Paolo lì seduto sullo zaino. Io mi sono tirata su dopo un pisolino, mi sono seduta qua anch'io. E aspettiamo ancora che apra almeno una panaderia stamattina. Buongiorno. Ieri scesi dall'autobus non l'abbiamo presa benissimo, perché eravamo proprio in mezzo al niente. E quindi mi ha detto dove andiamo, ci abbiamo pensato un attimo, mi ha detto gli unici che possono essere aperti anche di notte sono quelli della polizia. Credo sia la prima volta che facciamo una cosa del genere, cioè che andiamo dalla polizia a chiedere se possiamo dormire di fronte o lì vicino, nei pressi, dormire poi, sederci lì e aspettare, perché non avevamo proprio nessuna idea di dove stare. La signora all'alba ha già il tinto
La nostra salvatrice. Possiamo sederci qua al parchetto. Com'è possibile che già a quest'ora ha fritto tutto? Dos tintos, porfa? Dos tintos. Gracias. 5:30 della mattina. Papita, freschita, Con bonita. l'uovo dentro. Ma la vera domanda è, ma la signora a che ora si alza per friggere tutto? Cioè, Assurdo. è questa la domanda vera. Quindi ragazzi, nottata in bianco, completamente Che bianca. Quindi vede proprio, questo spiega, diciamo, la notte spiega anche queste battute, quindi Capirete- preparatevi alle battute di Paolo pessime. Ma Ecco. non lo so adesso, La prima magari no, già col però bianco sicuramente che- sarò incoglionito, quello è sicuro. Ma non so se è solo certo. la notte. Quello vabbè, Però già. vabbè, poi in generale non partiamo vabbè, grandi. Vabbè, comunque. ecco qua ragazzi, Allora- momento Angela, è arrivato il Addirittura, momento Angela, no. quante cose ci racconterà. Ecco, no, io volevo solo dire che siamo davanti a questa chiesetta che è un po' la cartolina, il simbolo di Monpoche, una chiesa di Santa Barbara, che sembra finta, ragazzi, sembra quelle, sai, che costruisci le casette con i biscotti di marzapane a Natale, ecco, più o meno sembra fatta così, anche più o meno lo stesso colore, ma è un simbolo anche per la sua peculiarità. Cioè questa torre che è ottagonale con una balconata in mogano, vedete, ci sono tutte queste immagini sopra, non solo piante e fiori, anche immagini di animali su questa torre, quindi è diventata proprio il simbolo della città. Abbiamo capito Angela, quindi simbolo peculiare, In giro, marzapane, L'ho marzapane. ripetuto un po' troppe volte, sì. Vabbè. Cosa c'è? Una sfilata di tuk tuk. Guarda qua quanti sono! Elettrici tra l'altro. Ammazza che iguana ragazzi, è enorme. C'ha un codazzo da 1 metro. Guarda, ci sono altre nel prato di fronte. Quella là. Quello è ancora più grande. Queste qua invece sono piccoline. E questo? Non si direbbe assolutamente ragazzi, ma in questo momento noi ci troviamo su un'isola, perché qua attorno è tutta acqua, tra fiumi, paludi, acqua dappertutto. Ci sono addirittura 2 fiumi che si incontrano, 2 fiumi importanti, e quindi noi ci troviamo su questa isola che si chiama Isola Margherita. Margherita. La voglia di pizza qua che ti è venuta fuori. Ragazzi, è un mese esatto che non tocchiamo pizza. Ecco. Altro che Margherita, detto questo comunque, aspetta, mi devo riprendere, aspetta, isola importante, perché qui passa proprio questo fiume Magdalena, che era una via importantissima di commercio, perché proprio da qui si poteva navigare tranquillamente fino a Cartagena e poi proseguire proprio in mezzo alla Colombia. Quindi qui c'erano tutti i commerci più importanti del paese. Tra questi sicuramente il principale era quello dell'oro. L'oro dalle Ande veniva trasportato sulla costa e faceva tappa proprio qui a Monpoche, tanto che la cittadina crebbe tantissimo e vennero costruite tutte delle case lungo il fiume che erano le case dei mercanti, erano delle ville coloniali con dei dettagli importati persino dalla Spagna. I mercanti erano quelli ricchi, ma chi faceva il lavoro duro erano gli schiavi che venivano importati dall'Africa. Ne abbiamo già parlato in qualche altro video in cui abbiamo parlato del fatto che arrivavano le navi proprio a Cartagena e poi queste persone venivano mandate qui per fare dei lavori durissimi sulle imbarcazioni. Pensate che le imbarcazioni erano soltanto a remi e ci volevano fino a 70 giorni di navigazione.
Nel Novecento però, colpo di scena, il fiume cambia il suo corso e quindi decidono di costruire un altro porto a Magangué, quindi tutti i commerci si spostano là e la cittadina viene piano piano abbandonata. Questa è stata inizialmente la sua sfortuna, ma a posteriori la sua fortuna, perché questo ha fatto sì che si fermasse nel tempo e si preservasse ancora intatta come possiamo vederla oggi. Questa è una delle tante case coloniali e una caratteristica sono queste grate fatte in ferro battuto. Adesso magari andiamo a dare un'occhiata all'interno, sbirciamo. Mamma mia! Però hai capito, sembra un museo. Guarda che roba! Tutte le case, vedete, sono di fronte al fiume e io Angela continuo a perderla perché continuo a sbirciare in tutte le case. Questa ha un 1888 lì sopra. Tutta una più bella dell'altra, guarda anche questa. Un sacco di sedie a dondolo tutte hanno e poi tutto il cortile interno col patio c'è la signora. Hola! Che figure! Comunque anche noi stanotte dormiremo in un posto niente male, molto simile a queste case. Chiaramente noi abbiamo trovato uno stall, quindi magari leggermente meno lussuoso, anche perché abbiamo speso per stanotte ancora una volta 11 euro. Sembra essere proprio il prezzo base qui in Colombia. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Todo bien. Per essere un paesino piccolino, ragazzi, c'è una vitalità pazzesca. Qua addirittura è tutto un mercato. Da questo lato il signore vende gli avocado, quelli belli grossi, direttamente dalla macchina. Fantastico. E poi il mercato continua anche da questo lato. C'è un bel giro di gente qua. E anche tutte le piazze si trasformano in mercati durante il giorno. Stamattina alle 5 abbiamo visto solo una signora e poi in realtà tutte quante si sono riempite di un sacco di altri banchetti. Qua per esempio si vende il formaggio di capra tipico della zona, ma non solo. Lì dietro vedo tipo dei liquori e lì invece si vendono libri e altre cose. Questo cos'è? Questo è queso? Questo è queso. Mira acá. ¿Eso? Hay como bocadillos y bocadillos. Ajá. Ovviamente ragazzi, possiamo non provare il formaggio? Dolce o salato allora? Facciamo salato? Salato? Sì. Ok, sì, guaiamo. Si vendono anche occhiali, qua c'è il signore che aggiusta le scarpe e le luci, da qua ci sono signori che aggiustano altre cose elettroniche, i cellulari, il caffè, insomma ragazzi, tutto quanto in questa piazzetta, ma adesso assaggiamo questo. Per fare in modo che almeno uno della coppia sopravviva, lo proverà solo Paolo. Ha detto la signora che è fresco, è fatto oggi, quindi devi stare tranquilla. Allora, perché... io ti ricordo che una volta che abbiamo comprato un formaggio così in Messico, abbiamo avuto degli effetti collaterali gravi, diciamo. In effetti assomiglia esattamente a Ha lo quella cosa stesso lì. sapore. No, in Messico avevamo preso la ricotta. Sì. Questo invece è il tipico queso che adesso non mi ricordo come si chiama in Messico. De Oaxaca, esattamente lui. L'odore è quello, tipo una mozzarella filante, diciamo, tipo quei formaggi filanti che vanno sulla pizza, quelle cose lì. È lui? Com'è? Ti piace? È proprio il queso de Oaxaca, lui, Allora, buonissimo. c'è la versione così salata, cioè senza niente dentro, solo formaggio, oppure quella con dentro il bocadillo, quindi la guava, anzi la marmellata di guava dentro, quindi dolce e salato insieme. È buono? Ti piace? Mamma mia, Adesso aspetto un paio d'ore e poi lo mangio anch'io. Il signore sta vendendo dei rimedi medicinali per qualcosa che non ho capito. Secondo me dopo che hai mangiato il quesillo Può darsi che possono sia servire. Comunque ragazzi, buonissimo. Angela, vai tranquilla. Vado tranquilla, abbiamo pagato 2 palline 50 centesimi. 50 centesimi di euro. In questa piazzetta c'è anche una statua dedicata a Bolivar. Ce ne sono varie in tutta la Colombia, ma qui ha un significato speciale perché Bolivar, quando passò di qui, disse: Caracas, quindi Venezuela, mi ha dato la vita, Mompox mi ha dato la gloria, perché dopo essere passato di qui lui è andato proprio a liberare la città di Caracas. Oye, compa José, tráete tu acordeón, que hoy se viste la fiesta de cumbia y de tradición, que hoy se viste la fiesta de cumbia y de tradición.
Attraccati sul fiume ci sono anche questi mega barconi di lusso che fanno anche le crociere sui fiumi, e qui davanti abbiamo una delle più costose in assoluto di crociere. Pensate che costa sui $3.000 a persona. E dopo questo menù del giorno, ragazzi, mi sa che andiamo a dormire. Questo è il colpo di grazia, mi sa. Finalmente lo posso fare. Mi butto. Ci siamo fatti un paio d'ore di sonno oggi pomeriggio, era inevitabile, siamo crollati in quella stanza che era un forno. Comunque vabbè, almeno siamo un po' ripresi. E poi il momento più unico che raro, siamo usciti stasera. Il paesino è bello illuminato, qua c'è la chiesa che abbiamo visto oggi, in questa piazzetta la gente si prende qualcosa da bere, anche noi ci prendiamo un po' di fresco adesso, anche perché finalmente l'aria è più leggera. Non è quello che sembra, ragazzi, questa è una capsula del tempo, e cioè una sorta di botola all'interno della quale nel settembre del 2014 hanno messo degli oggetti, non si sa che cosa, e sarà aperta soltanto nel 2110, cioè nel futuro si vedrà che cosa era stato messo 100 anni prima. Piccola confessione, ragazzi, non avevo mai letto 100 anni di solitudine di Gabriel García Márquez. Finché noi siamo venuti in Colombia mi sono detta, sono qui, lo devo leggere, anche perché secondo me è un bel modo leggere un libro che è ambientato nel paese in cui ti trovi, perché riesci ad associare un po' tutte le cose che stai leggendo. Stessa cosa che avevo fatto esempio con I Malavoglia quando eravamo in Sicilia, no? Per cui riesci a riconoscere anche i luoghi che sono descritti nel romanzo. E a proposito di questo, la Macondo di Gabriel García Márquez, quindi questa cittadina che in realtà è immaginaria, qualcuno dice che sia proprio Mompox, o meglio, questo paesino è quello che in Colombia assomiglia di più a quella cittadina, perché anche questo è costruito sul fiume, tutte queste case che affacciano su questo lato e questa atmosfera che si respira, che è proprio ferma nel tempo. E questo per qualcuno appunto è il paesino che ha ispirato Márquez nello scrivere il suo romanzo. Detto questo, ragazzi, il romanzo devo dire che mi sta piacendo un sacco. Sono a un terzo circa adesso della lettura, ma mi ha preso tantissimo, è molto bello, è stranissimo, quindi se non avete mai letto è un consiglio, provate a leggerlo. Questo lungo fiume cambia faccia a seconda del momento della giornata, più tranquillo nel pomeriggio, la sera invece mettono tutti questi tendoni con le lucine, i tavoli fuori, si può mangiare, bere, qui ci sono tutti i ristoranti con la musica. Buongiorno. Qui, ragazzi, vedete la cucina che abbiamo di fronte, alla cucina condivisa di questo posto. C'è un'intera famiglia che sta cucinando stamattina, stanno facendo la colazione, ma stanno facendo delle cose belle importanti, mi sa, perché è da un bel po' che cucinano. Alle 6 stamattina ci hanno svegliato, però devo dire che ho dormito talmente profondo che mi è sembrato di dormire 2 giorni quasi. Tutto pronto, ragazzi, per andare. Anche si sta abbeverando, perché giustamente comincerete 4, con questo caldo bisogna idratarsi. Questa è la stanzetta dove abbiamo dormito stanotte, molto belle queste finestre tutte quante in legno con queste ante belle grandi, e il posticino è molto bello. Allora, questa è la parte comune, bella ampia, poi il fuori chiaramente è la parte migliore, con i tavoli, le amache sotto questa struttura. Trasformazione in tartarughe attivata, siamo partiti con i nostri zaini sulle spalle. Allora, in questa zona ci sono poche informazioni, perché fino a qualche anno fa, non moltissimi in realtà, un paio d'anni fa, era difficilissimo arrivare anche solo a Mompox, bisognava prendere 2 autobus, una barca, un taxi e si arrivava qua. Perché siamo su un'isola. Esatto. Visto? Esatto, quindi torna al discorso che facevamo ieri.
Quindi tutto quello che riguarda questa zona che vogliamo un po' esplorare è un po' ancora misterioso. Ci sono pochissime informazioni, trovi qua e là, funziona tutto ancora con contatti su WhatsApp, su Facebook. Abbiamo trovato una roba, ragazzi, adesso dobbiamo capire se è fattibile. Esatto. Però dobbiamo andare a El Banco, che è il paesino che c'è qui accanto, a 76 km. Non sono pochissimi, però è un'oretta di macchina perché è una strada veloce. Siamo in questa parte molto pianeggiante, quindi Sì. è abbastanza veloce arrivarci. Però non abbiamo ancora ben capito come si vada. Come ci si arriva, esatto. Perché ci sono gli autobus, ci sono i taxi condivisi, solo che dobbiamo andare sulla strada e capire come funziona. E sembrerebbe abbastanza costosetto questo trasferimento. Sì, anche se è così vicino, comunque ci sono delle tariffe piuttosto alte perché Sì. gli autobus che passano sono quelli delle compagnie enormi. Questo è il problema della Colombia. sì. Ci sono queste mega compagnie che fanno mega tratte. Se tu fai la mega tratta tutto bene, se fai la media tratta è un Una po' più... fregatura. È una fregatura perché ecco. il prezzo è più basso se viaggi di più. Se viaggi poco lì ti tartassano. Quindi adesso andiamo a vedere un po' come funziona direttamente sulla strada. Siamo venuti adesso sulla strada principale e andiamo a vedere se troviamo qua qualche autobus o qualche mezzo alternativo. Ahí no hay bus, No hay bus? no hay bus hoy. No ¿Por hay. qué hoy? Ya se fueron. Así que de todas maneras pregunta y verás para que veas. Y 60.000 pesos y nos vamos enseguida. 50, 50, 60 y nos vamos enseguida. 50 y nos vamos. 50. La pareja que está ahí también entró Yo a tengo averiguar. dos Una pasajeros pareja, que están una ahí. pareja. Están esperando, pues llegan 2 más y nos Ellos vamos. entraron también a Però averiguar. por una hora 20 60 y nos vamos enseguida para avisarle a ellos allá. Porque al hostal nos dijeron 20.000 para ir al banco. No, 20.000 sí cobran, pero la buseta sí se lo dejan 20 porque tú sabes que ellos son 40 pasajeros. Acá se dicen más de 4. Entonces, a 60.000 pesos se los dejamos y nos vamos enseguida. Gracias. Arrivati a destinazione. Dopo una lunga negoziazione alla fine siamo riusciti a pagare 50.000, che sono comunque più di 10 euro per questa ora e un quarto di viaggio, però super velocissimo e non c'erano altre opzioni. Velocissimo direi, per fortuna avevamo tutte le protezioni del caso, anche se il vetro. C'era la protezione divina, ma il vetro era un po' messo male. Adesso siamo in questo paese, si chiama El Banco, situazione decisamente diversa rispetto a Monpós. Qua c'è però mi piace perché è trugna, qua c'è subito di fronte al porto un mercatino qua dove si magna. La signora se la sta mangiando proprio adesso. Ma che bello! E noi andiamo a cercare informazioni perché appunto avevamo un progetto interessante. Da questa parte dovrebbe esserci l'ufficio delle barchette, perché noi vogliamo prendere una barca che arrivi a Barranca. Credo che però sia domani. Eccole qua, queste qua sono le barchette. Mamma mia ragazzi, che trugnosità! Fantastico! Bello perché noi su WhatsApp abbiamo trovato la compagnia delle barchette, ci hanno detto sì andate al nostro ufficio, mi sa che l'ufficio è proprio questo. Quindi andiamo a vedere all'ufficio cosa ci dicono. A Barranco, diga, Buenas, para Barranca. Barranca Bermeja. Barranca Bermeja, mañana. Ah, mañana. Mañana a las 8 de la mañana aquí. 8 della mañana. È un mondo parallelo questo, ragazzi. Mamma mia, eravamo in un... Colombia così non l'abbiamo ancora vista, devo dire che ci piace. È un posticino tutto fighettissimo e adesso invece siamo nell'esatto opposto. Però sì. Allora, ci hanno detto che vorremmo prendere noi la barca che va a Barranca Bermeja, che è un paesino, il più vicino che c'è poi a Medellín, per continuare però diciamo via fiume il viaggio verso sud, perché poi vorremmo andare a Medellín. E quindi questa direi che è un'opzione molto molto bella, molto interessante, molto avventurosa. Solo che questa barca non è, costosina anche questa, costa Sì. 100.000 a persona, che sono 25 euro. 20 abbondanti A diciamo. testa. Sì. Però sono 7 ore di viaggio.
7 ore sulle barchette, su queste qua. Però il signore mi ha detto sono i sedili dell'autobus, quindi sono comodi. Vedremo. Va bene, adesso noi ripassiamo poi a prendere il biglietto. Prendo buenas. Più tardi e adesso andiamo a cercare un posto dove dormire per questa notte. Troviamo un posto per qua dormire. vicino perché la barca parte alle 8, quindi meglio qua vicino perché domani mattina siamo già qua. Adesso ragazzi noi chiudiamo il video qui, si ricomincia esattamente da qui nel prossimo video, vediamo che cosa succede, che cosa succederanno robe. Ecco, esatto, direi che possiamo chiuderla così. Va bene ragazzi, mi raccomando, se non avete ancora fatto iscrivetevi subitissimo al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Alla prossima ragazzi! Ciao! Tengo un amorcito que siempre me habla bonito, pero ya no puedo verla este mes. Es que está muy lejos, se fue para el otro lado y no tengo para irme de una vez. No sé el domicilio ni el nombre del estado y se me hace muy difícil en inglés.